Grafite colorata? Ciao allievi! Nel video di oggi disegneremo questo ritratto con le Tecnalo, delle matite acquarellabili in grafite colorata di Caran d'Ache. Ciao allievi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Vale e oggi disegneremo insieme con queste matite acquarellabili. Si tratta di matite in grafite che all'interno della mina hanno una piccola percentuale di pigmento. Carminio in quella con un sottotono rosso, verde ftalo scuro nella matita verde e blu di Prussia nella matita in grafite tendente al blu. Prima di passare al ritratto voglio farvi vedere un attimo come si stendono queste matite da secche e acquarellate. Io ho le Tecnalo di questo set, di cui vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video, che include, oltre alle 3 Tecnalo RGB che vi ho già mostrato, un Aqua Brush, quindi un pennello da viaggio con serbatoio, e altre 3 matite in grafite acquarellabile nelle gradazioni B, 3B e 6B. Queste sono grigie come la classica grafite. Nel kit è inclusa anche la scatoletta di metallo, quindi è davvero molto comodo se volete portarlo in giro. Prima di procedere, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video sul disegno e sulla pittura. Iniziamo con le prove colore. Per prima cosa proverò le Tecnalo in grafite classica, partendo dalla più dura, quindi la B. Poi la 3B, un pochettino più morbida. E infine la 6B. Finora sembrano proprio delle classiche matite in grafite. Come vedete, applicando la stessa pressione, più la matita è morbida, più lascia un segno scuro. Passiamo ora alle Tecnalo RGB. Queste come mina mi sembrano un pochettino più dure, più vicine alla HB, e come vedete rispetto alle Tecnalo in grafite, questi segni sono più tendenti al grigio. I toni iniziali, in cui calco di più, sono meno neri. Vedete anche, ora che stendo quella verde e quella blu, che apparentemente a una prima stesura da asciutto non c'è una grande differenza tra i segni delle 3 Tecnalo RGB. Questo significa che da asciutte potete usarle come delle matite normali. L'unica leggera variazione è forse che la matita R è un pochettino più chiara rispetto alle altre due, però finora non sono visibili alcune sfumature di colore. Vediamo cosa succede quando aggiungo dell'acqua. Qui ho un barattolo pieno d'acqua e ora andrò a riempire il mio pennello con serbatoio. Per prima cosa svito tutta la punta sopra il pulsante push e vado attraverso questo forellino ad aspirare tutta l'acqua, un po' come una siringa. Quindi puccio la punta e tiro la parte dietro per aspirare tutta l'acqua. Ed ecco qui che il pennello è pieno d'acqua. Vado poi a riavvitare la punta senza schiacciare, mi raccomando, se no schizza da tutte le parti, ed ecco qui il mio pennello con serbatoio è carico e pronto per essere utilizzato. Quando voglio rilasciare dell'acqua mi basta schiacciare sul pulsante nero push. E ora, una per una, acquarello queste passate di grafite. La cosa bella delle Tecnalo, come anche di tutti gli altri pastelli acquarellabili di Caran d'Ache, mi avete già visto utilizzare anche i Neocolor nel video che vi lascio linkato qua in alto a destra, è che i segni fatti a secco sulla carta asciutta scompaiono completamente se ci passiamo sopra bene con acqua e pennello. Come vedete, quando stendo queste 3 Tecnalo in grafite pura, la pennellata risulta più scura quanto più è morbida la matita. Passiamo ora alle Tecnalo RGB. Quello che notiamo fin da subito è che non si tratta di veri e propri colori, ma di sfumature leggere appena percepibili. Queste matite infatti, se usate da sole, danno degli effetti tonalizzati molto interessanti che possono evocare sentimenti o sensazioni. Se usate insieme invece, queste tonalità si accrescono e si accentuano a vicenda. Osservate ora da vicino quanto non siano più presenti i segni della matita che avevo fatto all'inizio e vedete quanto sono delicate le nuance delle Tecnalo RGB. Se attivate dal foglio, a meno che non calchiamo molto, i segni sono delicati, quindi voglio provare con questa palette ruvida di Caran d'Ache, anche di questa vi lascio il link qua sotto in descrizione,
a passare le matite direttamente su questa tavolozza che mi avete già visto usare in altri video con Caran d'Ache e di attivarli direttamente da lì. Vedete che i colori sono molto più ricchi, molto più scuri e sebbene queste tonalità si avvicinino a un nero intenso, è comunque percepibile la sfumatura, la nuance di pigmento inserita all'interno delle mine. Avere questa palette ruvida ci consente innanzitutto di far sì che la mina rilasci grafite, cosa che non succede sulle palette lisce, e inoltre ci permette di gestire meglio la quantità di colore che mettiamo direttamente sulla carta. Vedete in queste pennellate più intense che nei mezzitoni si rivelano maggiormente le tonalità delle Tecnalo RGB. Passiamo ora al ritratto. Io ho già fatto i segni di base con questa Graphwood, che è la classica matita in graffite Caran d'Ache non acquarellabile. Utilizzerò poi le 3 Tecnalo RGB, la tavolozza che mi avete visto usare prima, dell'acqua in un vasetto, il pennellino conservatoio e altri pennelli da acquarello che mi possono servire per fare effetti particolari. Infine uno Scottex e una gomma per cancellare alcuni segni, non si sa mai. La carta è una carta d'acquarello 300 grammi satinata, di cui vi lascio, come di tutti gli altri materiali, il link qua sotto in descrizione. Per la base dell'incarnato inizio con la matita verde, green, facendo un leggero tratteggio dove voglio che stiano i principali mezzitoni e le principali ombre del ritratto. Volendo, se vedo che i segni fatti con la matita non acquarellabile che ho usato per fare il disegno all'inizio sono troppo scuri, posso alleggerirli con la gomma pane e vi consiglio di farlo in questa fase per non ritrovarvi poi con dei segni troppo marcati che vi sfido a cancellare girando intorno all'acquarellatura. Dopodiché riprendo a fare il mio chiaroscuro molto leggero e siccome con tutte le matite acquarellabili non si sa mai veramente quanto pigmento si andrà a rilasciare se non dopo averci preso una buona confidenza, sto molto leggera perché è ovviamente più facile andare poi ad aggiungere con la tavolozza che andare a togliere se rilascio una tonalità troppo scura. Qui vedete che io sono stata forse fin troppo delicata, però appunto è una questione di prudenza. Vedete anche voi quanto vi sentite liberi di osare facendo dei segni un po' più marcati e quindi facendo ovviamente anche meno passaggi. Una volta che ho steso il mio leggerissimo chiaroscuro, mi metto vicino la tavolozza così che posso andare a ripescare del colore eventualmente prima che si asciughino le mie pennellate. E poi con il pennello a serbatoio inizio ad attivare questi segni di colore. E vedete che il colore si attiva subito ed è una nuance molto delicata perché appunto ho fatto delle passate leggerissime con la matita. Anche il fatto che si tratti della Tecnalo verde non influenza così tanto sull'incarnato, ma appare come un grigio neutro, che è una buona base molto delicata per le tonalità dell'incarnato. Per il lato sinistro del volto voglio avere sia delle tonalità un pochettino più intense ma anche più sfumate, perché si tratta di una parte più estesa. Quindi parto bagnando il foglio e poi stendendo il colore prendendolo direttamente dalla tavolozza. In questo modo le pennellate saranno più ampie e lavorando bagnato su bagnato la grafite lavorerà proprio come l'acquarello. L'obiettivo di questa prima stesura è quello di rendere le ombreggiature principali del volto. Dopodiché, con il pennello a serbatoio, che ha una punta molto più sottile, inizio a lavorare quelle parti più dettagliate, come gli occhi, il naso e le labbra. Ora entra in gioco la Tecnalo R tonalizzata rossa e questa la utilizzo per gli angoli degli occhi e le labbra. Ovviamente non si tratta di un rosso acceso, ma di una leggera nuance, che comunque sarà visibile, percepibile, in contrasto con il tono più neutro del resto dell'incarnato. Con questa matita R vado a scaldare soltanto quelle zone che solitamente presentano maggiori rossori, quali l'interno degli occhi, le labbra e anche la punta del naso. È un effetto delicato ma molto intrigante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono queste nuance così pallide e perlacee o se preferite i colori più brillanti. Secondo me entrambi hanno il loro fascino, questo è un pochettino più delicato e raffinato.
Mano a mano che procedo nel dipinto vado anche a intensificare le ombre e posso farlo in due modi, o applicando la matita sul foglio e poi acquarellandola lì direttamente, oppure intervenendo dalla tavolozza. Solo una volta che sono a buon punto con i mezzi toni vado a riprendere le massime ombre, quindi direttamente con la matita a secco oppure con la matita un pochettino pucciata nell'acqua, quindi che si attiva la mina e diventa di un nero molto più scuro, vado a riprendere i punti che devono essere proprio quasi neri. La separazione tra le due labbra, le narici e ovviamente la rima delle ciglia e la pupilla all'interno degli occhi. Questa aggiunta di una tonalità più scura darà un nuovo contrasto e molta più vitalità al nostro ritratto. Queste matite in grafite acquarellabile danno veramente la possibilità di compiere un sacco di scelte stilistiche. Possiamo scegliere se sciogliere completamente i segni della matita o se lasciarli un po' visibili. Possiamo scegliere se stendere la matita sulla carta oppure se acquarellarla dalla tavolozza. Possiamo scegliere se lasciare i segni con la mina della matita molto sottile oppure se utilizzare la punta di un pennello d'acquarello un pochettino più spessa, come ad esempio sto facendo ora per le sopracciglia. E inoltre con le Tecnalo possiamo scegliere anche tra 4 diverse tonalizzazioni, il grigio della grafite classica e poi blu, rosso e verde. A me viene più pratico applicare le tonalità più scure, le ombre più intense, prendendo il colore direttamente dalla tavolozza, come negli swatches che vi ho fatto vedere all'inizio, perché non me la sento di calcare così tanto sul foglio, sia per una questione di controllo della tonalità scura, sia per non danneggiare la carta, perché quando disegniamo calcando inevitabilmente lasciamo dei segni sulla carta. Quindi come vedete le ombre più intense le faccio prendendo il colore dalla tavolozza. Per fare i capelli infatti, che sono scuri e contrastano molto con l'incarnato pallido quasi diafano di questa ragazza, vado come prima cosa a bagnare tutta la superficie dei capelli, così da lavorare bagnato su bagnato, e dopodiché parto con la matita RGB rossa presa dalla tavolozza e vado con delle pennellate molto rapide a far sciogliere il colore nella stessa direzione in cui ricadono poi i capelli. Secondo me con questa tecnica si possono fare degli effetti bellissimi. Guardate come si apre la grafite, mi piacerebbe giocare un pochettino di più con questi effetti, magari dipingendo un bel gattone e giocando con questi effetti di bagnato su bagnato. Fatemi sapere se vi può interessare qui sotto nei commenti. Dopodiché voglio provare a utilizzare anche il blu, che secondo me è il colore più bello perché il blu di Prussia è davvero molto intenso, molto profondo e che effettivamente non ho ancora utilizzato in questo ritratto. Inizialmente ho provato a fare questa transizione di colore dal marrone al blu, che però poi insomma non mi convinceva molto, sia perché non ho calcolato bene la quantità d'acqua sulla carta e quindi si erano create un po' di macchie, un po' di fioriture, sia perché questa transizione insomma non mi convinceva e quindi poi ho optato per coprire tutta la parte rossa con del blu, dando proprio uno stacco netto tra le tonalità dell'incarnato neutre e calde e le tonalità dei capelli fredde. Mentre aspetto che la prima velatura dei capelli si asciughi, voglio andare ad aggiungere un pochettino di texture perché le Tecnalo che ho utilizzato per l'incarnato si sono sciolte completamente a contatto con l'acqua, mentre invece, essendo che si tratta di matite acquarellabili e non di acquarelli, mi piace l'idea di lasciare un po' di texture della matita visibile e quindi vado a riprenderla a secco con la matita rossa. Con un tratteggio leggero e con le linee sempre nella stessa direzione vado a intensificare alcuni mezzi toni. Dopodiché, presa da un impeto di creatività e forza d'avventura, ho voluto provare a utilizzare la matita blu, pucciando però la mina direttamente nell'acqua, quindi facendola attivare e così da dare dei segni molto più scuri. Non sono convinta che questo effetto mi piaccia molto, l'ho provato proprio così senza testarlo prima,
Però ecco, secondo me aggiungendo un po' di contrasto a quella zona dei capelli e lavorandomelo un po' meglio posso farlo funzionare, consapevole che una volta asciutti questi segni si attenueranno di molto. Passo ora alla zona del collo e delle clavicole, le cui tonalità le ho fatte sempre con una mescolanza tra Tecnalo verde e Tecnalo rossa, e che ho lavorato un po' con il bagnato su asciutto attivando dei segni che avevo fatto precedentemente, specialmente nell'ombra di destra, e poi un po' a bagnato su bagnato per quelle zone più in luce, dove voglio che le ombre siano più tenui e sfumate. La magliettina la lavoro anche questa un po' a bagnato su asciutto e un po' a bagnato su bagnato, soltanto con le tonalità della Tecnalo rossa, perché voglio contrasti con sia l'incarnato che con i capelli sopra. La magliettina la lascio molto chiara, molto delicata, così che non rubi troppo l'attenzione. E così da fare anche prima. Ora, riguardando questo ritratto, mi sembra che la zona dei capelli si sia schiarita di molto, quindi voglio andare a riprendere alcune zone col bagnato su bagnato per scurirle un po'. Parto quindi bagnando la carta, dove voglio che si stendano i segni delle mie pennellate, e poi carico di colore e vado come ho fatto all'inizio. Per finire aggiungo qualche ultimo dettaglio secco qua e là. E poi questo ritratto è terminato! Che ne dite di questo effetto molto delicato e di questo medium super versatile? Vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video potete trovare sia il link all'immagine di riferimento che a 2 set con le matite Tecnalo, uno classico come quello che vi ho mostrato io e uno speciale con dentro 2 matite acquarellabili della linea Museum nelle tonalità ocra e rossa. Se questo video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale per non perdere ogni settimana video gratuiti su disegno e pittura. Per oggi è tutto, noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo tutorial. Ciao!